Ciao a tutti e bentornati! Amici, come avrete già letto dal titolo, questo sarà un video diverso. Domenica scorsa vi ho raccontato la storia incredibile di una bambina, Heidi, che a soli 4 anni aveva il dono di poter vedere e comunicare con i morti. Questa è stata una storia davvero allucinante che mi ha preso da subito. Quando mi sono documentata in merito, mi ha subito fatto pensare al film Il Sesto Senso, una pellicola che io ho amato tantissimo e che ho visto anche più di una volta. Verso la fine del video vi ho anche confidato che mentre scrivevo la storia di Heidi mi sono capitate alcune cose davvero strane e anche molto inquietanti a cui ancora adesso non riesco a dare una spiegazione logica. Quello che però non sapete è che questi strani eventi sono continuati anche dopo, per esempio durante il caricamento del video. Se ci avete fatto caso, è uscito di sera, mentre io cerco sempre di far uscire i miei video la domenica pomeriggio. Oggi quindi vi racconterò tutto quello che è accaduto durante questo video maledetto e mentre ci sono vi racconterò anche un po' la mia storia. Sono anche molto orgogliosa di dirvi che con oggi parte la mia prima sponsorizzazione che è stata fatta con Temu, quindi non perdetevi gli articoli che sto per mostrarvi. Ma prima di iniziare mi raccomando attivate la campanellina e iscrivetevi al canale, se vi va condividete questi video con i vostri amici. Ma adesso iniziamo! Feels like a dream, feels like magic. 100 euro di coupon più sconto del 90% sui miei prodotti. Voglio parlarvi di una collaborazione bellissima che sto facendo con Temu e oggi voglio proporvi 4 oggetti che a me sono piaciuti davvero tantissimo. Questo mi è stato inviato ed è un bellissimo proiettore in 4K e adesso andremo a provarlo con mio marito perché è lui l'esperto di elettronica. Fabio, cosa ne pensi di questo bellissimo proiettore? Ragazzi, con soli 23 euro, usando il nostro codice sconto, vi porterete a casa un proiettore in 4K con dei colori brillanti. È come avere un televisore da 120 pollici sempre con voi. Anche questo mi è stato inviato da loro, è un iPad 7 pollici, è stato molto gradito e come potete vedere non l'ho ancora aperto perché sono molto curiosa di aprirlo insieme a voi. Amici, questo è veramente da acquistare, con il nostro codice sconto soli 3,29 euro vi porterete a casa un mini iPad davvero molto carino, 7 pollici, molto scorrevole, touch buono, audio abbastanza valido. Ho provato sia a mettere un mio video su YouTube, funziona benissimo, e poi ho provato anche a scaricare un gioco ed è veramente molto valido. Mi raccomando, per avere questi prezzi scontatissimi dovrete utilizzare il mio codice sconto che state vedendo scorrere qui in basso e che io vi lascerò anche in descrizione. Invece l'ho scelto io ed è un carinissimo portaborsa che si aggancia al tavolo, utilissimo per quando usciamo a cena. Qui c'è davvero pochissimo da dire, è tanto carino e poi è utilissimo, la borsa non si sporca ed è sempre a fianco a noi. E con il mio codice sconto lo acquisterete a soli 26 centesimi. Anche questo l'ho scelto io ed è il mio preferito, dato che io amo tantissimo i camini, non ne ho uno in casa, ho scelto questo perché è anche un diffusore di essenze, anche questo sono curiosa di utilizzarlo insieme a voi. No vabbè, ma io questo lo adoro troppo, oltre ad essere veramente molto bello e si possono cambiare i colori come vogliamo, è anche un diffusore d'essenza. Io per esempio ho provato a mettere della lavanda perché a me piace tantissimo e mi rilassa parecchio. E oltretutto, adesso vi sconvolgerò, con il mio codice sconto potrete acquistarlo per soli 3,74 euro. Amici, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti di questi 4 oggetti davvero incredibili. Mi raccomando, per poter usufruire degli sconti dovrete utilizzare il mio codice che trovate scorrere qui in basso e che io vi metterò anche in descrizione.
All'inizio della scorsa settimana mi sono imbattuta in una storia davvero allucinante, quella di Heidi Wirik, una bambina di 4 anni che, come vi ho già detto, aveva il dono di poter comunicare con i morti. Solitamente io ho una scaletta di storie su cui ho intenzione di documentarmi per poi portarle al canale. Ho anche alcuni casi già pronti, solo da registrare, ma ogni tanto mi capita di imbattermi in alcune storie davvero incredibili che mi prendono talmente tanto da mandare all'aria questa scaletta per poter cominciare a fare subito ricerche sul caso in questione. Da quando ho aperto il canale questa cosa mi è capitata già diverse volte, per esempio con i demoni della famiglia Smarl, il caso di Elias Samael, la gabbia, la prigione delle streghe, il Rolling Asylum, e mi è capitato anche con la piccola Heidi Wirik, la bambina di soli 4 anni che, trasferitasi nella nuova casa, inizia a conversare con un amico immaginario, Mr. Gordy. Almeno questo è quello che pensano i genitori all'inizio. Heidi però è anche in grado di poter vedere e comunicare anche con un certo signor Con. Insomma, è una storia davvero allucinante che io vi consiglio di andare a vedere sul mio canale. L'ho pubblicato domenica scorsa. Dopo una serie di ricerche si viene a scoprire che Heidi ha il dono di poter comunicare con le persone morte. Non solo, Heidi può vederli. Infatti riesce a riconoscere il signor Con da alcune vecchie foto di una vicina di casa, che conferma anche l'esistenza di Mr. Gordy, un uomo morto nel 1974 che però aveva vissuto proprio nella nuova casa dei Wirik. Insomma, una storia davvero allucinante che, come vi dicevo, mi ha fatto subito pensare al film Il Sesto Senso. Pensate, amici, che quando io inizio a scrivere una storia, e lo faccio generalmente la sera dopo il lavoro, tento di creare il mio spazio tranquillo, quindi cerco di scrivere in totale silenzio, mi piacciono le luci calde. Per esempio adesso che è inverno accendo qualche candela, mi piacciono le luci soffuse. Mi siedo in soggiorno, giro tra le varie documentazioni che ho trovato, cerco di confrontarle tra loro e inizio a scrivere. Il giorno che ho scritto la storia di Heidi era tardo pomeriggio, erano più o meno circa le 18 e pian pianino stava iniziando a fare buio. In casa con me c'era mio figlio che però si trovava nella sua cameretta a giocare. Io invece ero in soggiorno e con me, sdraiato tranquillamente sul divano, c'era il mio cagnolino, Jack, che se la dormiva serenamente. Ad un certo punto sento bussare. Un bussare chiaro che arrivava dalla mia camera da letto. Una cosa che mi ha messo un attimo in allerta. Mio figlio non poteva essere, perché era nella sua camera con la porta chiusa, era collegato online e stava giocando con i suoi amici. E poi era proprio un rumore che avevo già sentito altre volte, perché proveniva da un'anta del mio armadio. Per intenderci, casa nostra è un appartamento normalissimo, non confina con nessun altro appartamento, è una casa neanche troppo grande. La mia camera da letto si trova proprio di fronte al soggiorno, quindi quel rumore era chiaro e nitido e l'ho sentito proprio arrivare dall'anta del mio armadio. Come ho già detto, mi è già capitato altre volte, quindi non ci ho fatto troppo caso, ho continuato a scrivere tranquillamente. Ma la cosa che mi ha fatto davvero saltare in aria e andare il cuore in gola è stato quando, in totale assoluto silenzio, il mio cane è scattato dal divano verso la porta finestra del soggiorno, iniziando ad abbaiare e a ringhiare senza alcun motivo. Non solo, si è anche alzato su 2 zampe per vedere ancora meglio fuori. E questo è molto strano perché solitamente Jack abbaia solo quando sente suonare il citofono, quindi corre verso la porta e inizia poi ad abbaiare. Il mio primo pensiero è stato quello che forse in balcone c'era qualcuno.
mi sono spaventata molto. Calcolate che ero quasi al buio perché avevo le luci soffuse e fuori era totalmente buio, quindi ho acceso la luce del balcone, io l'accendo praticamente da dentro casa, ma non riuscivo ancora a vedere nulla. Quindi mi sono fatta davvero coraggio e ho aperto la finestra, ma fuori non c'era nessuno. Quindi ho preso e richiuso le porte. La cosa ancora più strana è che Jack ha continuato ad abbaiare e a ringhiare anche dopo aver chiuso la finestra. E tutto questo mentre stavo scrivendo di quando la mamma di Heidi scopre che l'amico immaginario della figlia, Mr. Gordy, era una persona che era realmente esistita e aveva vissuto prima di loro proprio nella loro nuova casa, e questo signore era morto nel 1974. Ma è successa anche un'altra cosa che mi ha veramente lasciato un po' così. Mentre tornavo a sedermi per continuare a scrivere, il mio bollitore si è acceso da solo. Questa è una cosa davvero molto molto strana, perché per accendere quel bollitore elettrico devi comunque premere un tasto. Quando io metto l'acqua dentro il bollitore, chiudo il coperchietto, attivo il tasto e si accende la luce blu. In questo caso ha fatto tutto da solo. Non è ancora tutto. Io solitamente il video settimanale lo registro durante la settimana, poi mio marito passa il sabato a fare il montaggio, la domenica facciamo ancora dei controlli e se poi è tutto ok lo carichiamo su YouTube. Generalmente il video va online quasi subito, quindi dopo circa 10-15 minuti dai controlli fatti. A parte una volta che abbiamo tardato perché abbiamo avuto problemi con la linea, quindi il video è uscito un'oretta dopo, questa volta invece è capitato di tutto. Infatti non avete idea di quanto è accaduto dal momento che abbiamo tentato di caricare il video online. Innanzitutto, prima ancora di caricarlo su YouTube, quando siamo andati a fare il salvataggio, il video è completamente sparito dallo schermo. Preso dalla disperazione, a quel punto mio marito si è dovuto rimettere di nuovo a fare il montaggio del video, quando ad un certo punto, a metà, è riapparso l'altro video e guarda caso proprio nella data di morte di Mr. Gordy, 1974. E perché dico questo? Perché le coincidenze su questa data non sono finite qui, perché sul video originale, in montaggio, c'è il mio vocale in cui dico proprio 1974, ma se voi andate a vedere il video manca proprio il pezzo di voce in cui io dico 1974, incredibile. Ma non solo, quando siamo andati a caricare il video su YouTube, la mia voce è partita. Tutto il video si è craccato. Non riuscivamo neanche a cliccare sulle varie opzioni perché sembrava tutto congelato. E la cosa strana è che gli altri video che io ho in cartella funzionavano alla perfezione, tranne questo. Insomma, questo lo considero veramente un video maledetto. Mi avete chiesto spesso nei commenti se credo nel paranormale, perché ci credo, se mi è capitato qualcosa che mi ha portato a crederci. Oggi voglio raccontarvi un po' la mia storia. Mi è capitato spesso di sentire rumori, avvertire sensazioni particolari, non solo riguardo a luoghi, ma anche a persone, di avvertire anche delle presenze. Fin da piccola ho sentito di essere diversa dagli altri. Sicuramente avvertivo in me una maggiore sensibilità e poi mi è capitato spesso di fare dei sogni molto particolari, quasi veri, quasi come se stessi rivivendo degli eventi
accaduti realmente. Questa cosa ovviamente l'ho pensata da adulta, perché ovviamente da piccola non ci facevo minimamente caso. Ragionandoci, potrebbe essere quello, anche perché mi è capitato diverse volte di fare, dei sogni premonitori, quindi di sognare degli eventi che si sono poi avverati, purtroppo. Questa cosa si è sviluppata nel tempo, senza neanche rendermene conto. Sinceramente all'inizio ero molto spaventata perché mi capitava di spesso di sentire rumori strani, soprattutto in una casa in particolare, in cui ho vissuto parecchi anni fa. Avevo all'incirca 25 anni, avevo preso questa casetta in affitto. Sono sincera, all'inizio non è che mi piacesse più di tanto, però l'affitto era basso, era quello che mi serviva e l'ho presa. Non l'ho mai sentita mia, come ho sentito mia da subito questa casa di cui mi sono innamorata all'istante. Lì dentro da subito, già i primi giorni mi sono sentita a disagio, mi sentivo sempre osservata. A volte mi sparivano gli oggetti da sotto il naso e poi li ritrovavo giorni dopo in posti davvero insoliti. La notte, per esempio, non riuscivo a dormire bene. Spesso stavo sveglia sul divano, mi guardavo la televisione e poi crollavo sfinita. E ovviamente tutta questa stanchezza mi portava a parecchio nervosismo. Oltretutto sentivo sempre, costantemente, un odore veramente nauseante, un odore sgradevole. Io ero praticamente fissata nel pulire tutto, mi era venuta questa mania soprattutto di lavare il pavimento, non so per quale motivo lo lavavo anche 2, 3 volte al giorno, ma questo odore non andava mai via. Un giorno, parlando con il mio vecchio padrone di casa, sono venuta a conoscenza di un fatto che mi ha veramente angosciata. Prima di me, in quella casa, era stato ritrovato morto, dopo penso un bel po' di giorni, un signore molto anziano. Questa cosa subito mi ha spaventato e mi ha anche fatto un po' arrabbiare perché ho pensato: "Cavolo, potevano dirmelo prima di affittare la casa", però poi effettivamente il padrone di casa non aveva mica alcun obbligo nel riferirmi una cosa del genere. Diciamo che in quella casa non mi è mai accaduto nulla di così terribile. Sicuramente questo signore si è fatto sentire con me e non l'ho mai avvertito come una presenza cattiva. Diciamo che da lì ho iniziato a capire un qualcosa in più su di me, che è aumentata dopo la morte di mio padre nel 2015. Pensate che mio papà è mancato a giugno e io 3 mesi prima, quindi a marzo, avevo fatto un incubo terribile in cui in un giorno d'estate mio padre sarebbe morto. Quello è stato il mio primo vero incubo e le sensazioni che ho sentito in quel sogno sono state così chiare, forti, potenti, che ho capito quale sarebbe stato il dolore che io avrei provato quando mio padre un giorno sarebbe morto. Mi sono svegliata piangendo, ma veramente singhiozzando, e ho continuato a piangere per la mezz'ora successiva. Pensate che il giorno che è mancato mio papà, io ho sentito l'esatto momento in cui lui stava per andarsene. Qualche settimana prima ci avevano detto che era molto grave, ma noi la speranza veramente non l'abbiamo mai persa. Quando è morto mio padre sono capitati degli eventi davvero, forti per me, che mi hanno fatto veramente credere nel paranormale. Però mi perdonerete, ma sono fatti talmente personali che ad oggi, non mi sento ancora di raccontarvi. Però vi racconterò, 2 cose bellissime che sono capitate il giorno del funerale di mio padre. Il giorno del funerale, mentre eravamo ancora in chiesa, un raggio di sole ha centrato in pieno, la foto di mio papà, creando sul suo viso l'immagine di un angelo. Quella sera
mentre eravamo sdraiati sul letto è capitata una cosa veramente assurda che ricorderò per il resto della mia vita. Nel mio armadio io tengo una cassettina dove ci sono alcuni effetti personali di mio padre, come ricordo, tra cui il suo profumo preferito, quello che metteva sempre dopo aver rasato la barba. Ad un certo punto, mentre io ero sdraiata sul fianco sinistro, rivolta verso l'anta di questo armadio, ho sentito bussare 3 volte e poi ho avvertito quel profumo inconfondibile di mio padre e una carezza sulla mia testa. Di sogni premonitori ne ho fatti altri nel corso del tempo. Un altro argomento di cui mi piacerebbe parlarvi è la paralisi del sonno. La paralisi del sonno non l'auguro a nessuno, a me è capitata alcune volte, in 2-3 occasioni ho avuto delle esperienze paranormali durante la paralisi del sonno, però magari ve lo racconterò in un altro video. Questo video oggi l'ho voluto fare per farvi capire perché io credo nel paranormale. Questo per cercare di farvi capire che quando porto una storia sul canale non la pesco così a caso, deve essere veramente qualcosa che mi colpisce. Le ho vissute sulla mia pelle. Questo percorso a me sta servendo tantissimo perché sto imparando a confrontarmi con tantissime altre storie di altre persone che hanno magari vissuto più o meno le stesse cose che ho vissuto io. Non posso esprimermi ovviamente a livello scientifico, non mi permetterei mai, non ho i mezzi per poterlo fare, però posso portare la mia esperienza e sicuramente penso che siamo tutti fatti di energia e questo non lo dico io, ma lo dice la scienza. Ognuno di noi poi riesce più o meno a sviluppare delle capacità. Sicuramente io mi sento molto più sensibile. Amici, spero che questo video per voi sia stato abbastanza interessante, magari avrete imparato a conoscermi anche un po' di più. Ne riparleremo. Rifarò sicuramente un altro video in cui vi racconterò delle mie brutte esperienze con la paralisi del sonno e di un paio di eventi molto negativi che mi sono capitati in 2 case differenti che mi hanno fatto vedere un po' il rovescio della medaglia di queste esperienze paranormali, perché finora sì, ho avuto delle esperienze particolari, un po' brutte, perché sognare il proprio padre che muore, poi muore veramente, non è sicuramente bello, però mai malvagie, cosa che invece ho riscontrato in queste 2 case. Amici, volevo ringraziarvi per tutti i commenti che ho ricevuto, sto cercando di rispondere a tutti e voglio anche ringraziare in particolare quelle persone che hanno voluto raccontarmi un po' la loro storia. Ci tengo a ricordarvi che ho una mail a cui potete scrivermi per raccontare la vostra storia, ve la lascio anche in descrizione, alessiaparanormal@gmail.com. Mi raccomando amici, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, vi mando un bacio grande, ci vediamo domenica con un'altra storia pazzesca. Ciao amici!